Italia capita spesso che le case in cui viviamo siano vecchie di alcuni anni, se non addirittura di alcuni secoli, e per questo si possono avere dei dubbi che non siamo soli in casa, che vivano con noi le anime o i fantasmi di persone che sono vissute nella stessa casa tempo prima. Una persona che conosco mi ha chiesto appunto una stesa per capire se le sensazioni che sente nella casa in cui vive siano da attribuire appunto la presenza di un'anima, di una vita passata, di qualcuno che ha vissuto in quella casa precedentemente. E quindi ho creato una stesa che può aiutare a capirlo e che vi mostrerò oggi. Per chi non mi conosce, sono Ales di Minty Tarot, sono una tarologa ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, nel senso che aiuto le persone a capire, sviluppare e padroneggiare i propri doni intuitivi. Per questo in questo canale troverete vari video sulla intuizione e sui tarocchi, che considero uno strumento d'eccellenza per appunto migliorare la propria intuizione. Il procedimento che vi vado a mostrare adesso è diviso in due parti, quindi ci sono due stese. Prima però di iniziare mi raccomando di leggere il risultato con le dovute cautele e il dovuto raziocinio, nel senso che anche se le carte mostrano un fantasma, una presenza in casa vostra, ecco, non iniziate adesso a vedere appunto fantasmi o presenze semplicemente per questo motivo. Mi sembra doveroso sottolinearlo. Dunque, la prima fase, per prima cosa bisogna estrarre delle carte da tutto il mazzo. Io già le ho estratte e sono tutte le carte di corte dei tarocchi, quindi dal paggio al re, per tutti i quattro semi. In più prende dagli arcani maggiori il mago, la gran sacerdotessa o papessa, l'imperatore, l'imperatrice, il papa e la carta della morte. Con queste carte si lavora nella prima stesa, quindi si mischiano queste carte. Anzi, prima di mischiarle definitivamente si estrae la carta da questo piccolo mazzetto, la carta della morte, se la mette a parte, dopodiché si mischiano le restanti carte. Si smazza e se ne estraggono 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Non importa se sono al diritto o al rovescio, la stessa cosa. Quindi tra queste 7 carte, su queste 7 carte si aggiunge la carta della morte e si mischiano le 8 carte che avete in mano. Ok, poi si smazza e se volete partite dalla prima carta che trovate davanti a voi e si posizionano secondo la stessa che vi mostro. Le carte sono rivolte verso di voi in modo che sia più semplice per voi
capire la stesa. Quindi questa è la prima carta e si pone qui alla vostra destra, poi la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 e la 8. Quindi avete 8 carte, di cui questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. Dunque, se la carta della morte esce tra in questa parte della stesa, quindi è la 2, la 3 o la 4, vuol dire che effettivamente c'è una presenza, un'anima di trapassato, ecco, in casa vostra. Se compare tra la quinta e la settima è un no. Se invece è la prima o l'ottava, vuol dire che magari è un altro tipo di fenomeno, tipo poltergeist, o comunque insomma sono altri tipi di energie in casa vostra. Quindi adesso non ho chiesto nello specifico, quindi però per farvi capire come funziona, questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. Quindi in questo caso per esempio è un no, perché la morte si trova tra la quinta e la settima. Se fosse stato per esempio tra la seconda e la quarta sarebbe stato un sì, e le carte a fianco avrebbero dato delle informazioni sul tipo di presenza. Se invece si trovava nella posizione 1 o 8, magari appunto vuol dire ci sono altri tipi di energie in casa, nel qual caso le carte più vicine, in questo caso il Papa e la Regina di Denari, avrebbe dato ulteriori informazioni. Dunque, nel caso appunto che sia un bel sì, quindi che questa stesa indichi appunto la presenza di un fantasma, di un'anima trapassata in casa vostra, si può continuare con la successiva fase. Per questa seconda fase si utilizza l'intero mazzo di tarocchi, lo si mischia, quindi si reintegrano tutte le carte insieme, si mischia il mazzo e si esprime l'intenzione di sapere più dettagli su questa presenza che si ha in casa e su cosa, di cosa ha bisogno, come possiamo aiutarla. Quindi una volta espressa questa intenzione, una volta mischiato le carte, si smazza il mazzo e si estraggono 10 carte. Anche in questo caso io ve le pongo come se ve le aveste di fronte, in modo che sia più chiaro. Questa è la carta numero 1, questa è la carta numero 2, questa è la numero 3, poi abbiamo la numero 4 e la numero 5, numero 6 e la numero 7 e poi numero 8, numero 9 e numero 10. Adesso sposto un attimo le carte in modo che siano chiare. 1, 2 e 3, 4 e 5 e le ultime 3 le pongo qua. Ok, quindi quali sono le posizioni in questa stesa? Dunque, la prima carta indica, dà informazioni su chi è questa presenza, sul carattere, sulla sua vita, eccetera. La seconda parla appunto dà informazioni più specificamente sulla propria vita, sulla vita di questa presenza. La terza indica
cosa trattiene questa anima all'interno della nostra casa. Poi la 4 e la 5 vengono lette insieme e parla di appunto cosa necessita questa anima, e la 6 e la 7 indica cosa possiamo fare noi per aiutarla, e le ultime tre carte sono un messaggio della presenza per noi. E così vanno appunto lette praticamente. Bene, spero che questa stesa vi sia utile. Fatemi sapere se l'avete utilizzata, se avete dei dubbi nell'interpretazione o comunque avete delle domande. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi, e noi ci vediamo presto. Ciao!